Paolo Portoghesi, architetto, teorico, accademico di fama internazionale. Siamo qui all'interno di una sua opera, diciamo, relativamente recente, conclusasi nel 2005, che è la chiesa di San Cornelio Cipriano. Ci racconti un po' qual è stata la sua promenade, diciamo, architetturale? Io sono nato a Roma, in pieno centro storico, all'ombra della cupola di Sant'Ivo la Sapienza, quindi credo che non ci sia bisogno di spiegare per quale ragione, diciamo, l'amore per la storia, per il passato, sia uno degli elementi fondamentali, diciamo, della mia formazione. E devo dire però che accanto a questo amore per la storia e per la tradizione c'è sempre stato in me un grande amore per la tradizione moderna, cioè per la città moderna che vedevo appena nata, piena di incertezze, diciamo, incapace di continuare la città e invece capace di costruire intorno alla città una specie di città nuova, però con delle caratteristiche non convincenti. Quindi per me impegnarsi nell'architettura ha coinciso con il cercare di ritornare a quell'architettura che aveva saputo costruire la città in modo così affascinante, così ricco, anche così dolce, dicevi, in modo da creare degli spazi accoglienti, maturando, diciamo, le esigenze teoriche si sono chiarite in un certo senso, e quindi c'è sicuramente nella mia architettura una possibilità di individuare dei periodi diversi legati a delle ipotesi teoriche. Lei cosa pensa di quella stagione dell'architettura postmoderna e secondo lei ci troviamo oggi in un momento simile? Diciamo che il postmoderno si può considerare o dal punto di vista storico, e quindi identificare il postmoderno con un periodo abbastanza breve che caratterizza dalla metà degli anni 70 alla fine degli anni 80. Oppure si può prendere alla lettera e quindi considerare tutta l'architettura che viene dopo la modernità, viene dopo l'avanguardia. Ecco, io credo che diciamo, l'episodio del postmoderno che si riferisce a quel breve periodo storico sia molto importante. Da una parte, diciamo, si tratta di una tendenza che non ha avuto un pieno successo, ha in un certo senso creato una reazione contraria, che dall'altra invece ha scoperto delle cose che secondo me sono essenziali per il futuro, tra cui questa libertà dall'ideologia, cioè questo fatto che non stiamo perseguendo un obiettivo preciso uguale per tutti, cioè la rivoluzione sociale, ma ciascuno cerca con i suoi mezzi la strada giusta per migliorare la vita degli uomini. Questo è un po' il compito che l'architettura ha sempre avuto. E non è che viviamo in una società in cui la libertà sia sempre tutelata, anzi, viviamo in un periodo storico in cui le libertà conquistate in gran parte sono messe in crisi da diverse situazioni di carattere prevalentemente economico. Quindi secondo me il postmoderno è soprattutto l'architettura di domani, cioè un'architettura da costruire sulla base di questa volontà di costruire liberamente secondo le esigenze dell'uomo nei diversi luoghi della terra. Oggi si tende spesso a fare dell'architettura uguale per tutti i climi, per tutte le nazioni, per tutte le culture. Gravissimo errore, perché la perdita dell'identità è una cosa tragica per l'uomo. L'uomo ha bisogno di una conferma della propria identità e quindi naturalmente l'identità dei luoghi ha un'importanza notevole.
Ecco, io sono sempre stato per un'architettura radicata, cioè un'architettura che nasca dalla terra e dalla società, o se vogliamo dall'alleanza della società con la terra. Ci rendiamo conto degli errori che sono caratteristici di tutte le generazioni e cerchiamo di correggerli facendo riferimento alle esperienze che l'uomo ha avuto prima di noi. Entriamo all'interno di una sua ricerca, diciamo, più recente, che poi è stata esplicitata attraverso appunto una pubblicazione dal titolo Geoarchitettura. Io continuo ad insegnare, pur essendo ormai di un'età veneranda, lo faccio perché credo molto nella trasmissione delle idee. E diciamo, avendo avuto un'esperienza molto ricca nella mia vita, sento un po' il dovere di comunicare queste idee. Io non voglio insegnare a fare l'architettura, ognuno deve scoprire dentro se stesso il modo giusto per fare l'architettura. Voglio invece insegnare a riflettere sulla situazione attuale del mondo e a trarre delle conseguenze. Ecco, io propongo ai miei studenti invece di fare una tabella di quanta anidride carbonica immette nel nostro pianeta l'attività architettonica di un singolo edificio. Se noi guardiamo le cartine che fanno diciamo, gli esperti della situazione dell'Europa tra 50 anni, ci accorgiamo che per esempio la penisola italiana è quasi tutta sott'acqua. Sì, sommersa. Per Venezia si parla addirittura di 6 metri sotto l'acqua. Quindi diciamo, l'architettura sicuramente non è uno strumento principe per salvare la terra, ma è uno degli strumenti che possono essere indirizzati a salvare la terra. Naturalmente la terra la deve salvare l'uomo, non l'architettura, però è l'uomo che facendo un certo tipo di architettura evita lo spreco, che è una delle caratteristiche tipiche della nostra società. Cioè noi crediamo di vivere in un mondo razionale, il più razionale che ci sia mai stato, e forse è proprio esattamente il contrario. È possibile secondo lei inserire il concetto di rizoma di Gilles Deleuze e Guattari? Diciamo, i frattali sono un'occasione magnifica per renderci conto che la scienza moderna ci consente di conoscere più a fondo delle cose che fanno parte della vita quotidiana. E naturalmente diciamo, l'architettura, che ha sempre usufruito di questa nozione di autosimilarità che è alla base un po' della matematica frattale, deve, come dire, capire che la prospettiva dei frattali gli apre un nuovo mondo da utilizzare. Quindi ecco, non credo però che diciamo, il frattale ha la caratteristica diciamo, del frazionamento e quindi diciamo del frammento. Ecco, io non credo che l'architettura abbia bisogno di essere frammentaria, lo è fin troppo. A mio parere invece dovrebbe tornare ad essere un fenomeno che si concretizza in una unità. Ecco, la frammentarietà è giustificabile nella struttura urbana, molto meno nella struttura di un edificio. Forme viventi sono un tema di ispirazione anche per la mia architettura, che diciamo, è un'architettura in certi casi anche antropomorfica. Ecco, l'approccio di Calatrava privilegia lo scheletro. Io invece no, privilegio il corpo nella sua superficie, in un certo senso. Nella sua pelle, certo. Ecco, quindi diciamo questo segna una differenza. Frei Otto è uno degli
architetti ingegneri che io ammiro di più, ho ammirato di più, perché effettivamente diciamo con grande souplesse, anche con una carica di ingenuità, ha saputo prendere spunto dalla scienza e dalla natura per creare delle forme affascinanti. La continuità della curva si realizza come mai era successo prima, quindi ecco, io che sono un amante della curva considero Frejotto veramente uno dei maestri più interessanti. Architetti che più si è cimentato con l'accostamento di figure semplici. Confermo la mia passione per le forme semplici, che però è una passione per i significati delle forme semplici, perché il cerchio rappresenta il cielo, la divinità, il quadrato è la terra, quindi per me quando uso questi elementi geometrici è fondamentale il loro valore di significato, quello che possono suggerire a chi conosce il linguaggio dell'architettura. Quali sono secondo lei le analogie tra composizione musicale e architettonica, un connubio che spesso ha deluso? Ecco, la musica ha deluso quando l'applicazione è stata così intenzionale e diretta. Non ha affatto deluso quando invece, come nell'architettura di Palladio, è così la norma attraverso cui si dimensionano le forme dell'architettura. Quindi la musicalità può essere o un tentativo, diciamo, di imitare la musica e quindi di uscire completamente dalle possibilità dell'architettura, quasi, diciamo, sostituendo all'architettura qualcosa di immateriale. Oppure invece può essere quella dell'applicazione delle stesse regole che, diciamo, governano il suono all'architettura. In questo caso, secondo me, il risultato può essere veramente affascinante, perché i rapporti semplici, che sono quelli che l'occhio riesce a leggere bene o male, sono quelli che danno appunto una base alle forme architettoniche condivisa, cioè quando uno sceglie una forma, questa forma può essere una forma inventata completamente, oppure può essere una forma condivisa, cioè che sta già nella mente delle persone che osserveranno quell'architettura. Ecco, questa qui è una grande forza dell'architettura, poter utilizzare delle forme che stanno già dentro il cervello di chi osserva l'architettura. Quando si percepisce l'architettura, la si percepisce sulla base di quello che l'architettura è dentro di noi, cioè il deposito di immagini che abbiamo ricavato dalla nostra esperienza, ovviamente soprattutto dal luogo in cui siamo nati e ci siamo formati. Se vogliamo un esempio di delusione che viene dal tentativo di far coincidere matematica e architettura, è proprio il padiglione della Philips costruito da Le Corbusier. Perché Xenakis evidentemente seguiva una sua logica che era legata strettamente alla musica. Le Corbusier naturalmente manifestava la sua passione per le forme complesse, anche per le forme matematiche, e c'è stata sì un'occasione di convergenza, però naturalmente questa dimensione dell'architettura è soprattutto spaziale. Quindi, diciamo, bisogna riferirsi alla capacità della musica di evocare lo spazio, cosa che effettivamente c'è, però
diciamo, non sono cose traducibili. Viviamo in un momento storico nel quale il nuovo può essere considerato esclusivamente come deriva dell'esistente. Oggi è talmente come dire, vicina all'esaurimento questa nozione di nuovo, che effettivamente è venuta meno questo nutrimento spirituale che veniva modificando le cose. Ecco, oggi si ha la sensazione che il nuovo sia fine a se stesso e non abbia più invece quel respiro che aveva quando si trattava di scoprire nuove prospettive per l'intelligenza, per la conoscenza. Ecco, questo fa sì che effettivamente non è più tanto nella novità che possiamo contare. E tuttavia io insisto anche nell'insegnamento su questa tematica dell'innovazione, considerando l'innovazione non un nuovo fine a se stesso, ma invece il fatto di esplorare le potenzialità di qualunque cosa noi proponiamo e quindi, diciamo, di spingersi verso un nuovo che deriva dal già stato, un nuovo che è, come dire, l'arricchimento di ciò che già abbiamo sperimentato, quindi diciamo un nuovo meno rischioso che si confà a un'epoca come la nostra che di rischi ne corre già tanti e che secondo me dovrebbe riscoprire anche il fascino della prudenza. Volevo un po' che ci raccontasse la storia di questa, la nascita di questa chiesa, e poi ci ha accennato prima a delle particolarità anche costruttive che magari sarebbe interessante un po' far conoscere. Nel programmare la chiesa mi rivolsi per la parte strutturale a un carissimo amico che era l'ingegner Michetti, grande ingegnere, allievo di Pierluigi Nervi, una persona oltretutto di straordinaria umanità, e insieme a lui progettammo la chiesa con una struttura che avesse le caratteristiche, cioè si prestasse alla prefabbricazione. Questo sia per la velocità, che era un elemento molto importante, sia perché a me sembrava, come dire, la possibilità di costruire una chiesa prefabbricabile un elemento importante in un momento in cui si sentiva la necessità di costruire molte nuove chiese nelle periferie. Ecco, l'esperimento è stato veramente straordinario perché, diciamo, vennero separati gli elementi costruttivi fondamentali. Quindi noi vediamo per esempio questi speroni triangolari. Questi speroni triangolari che hanno delle travi di coronamento sono elementi che sono stati fatti in officina e collegati tra loro con quell'elemento mediano che li unisce, che ha sempre la stessa forma triangolare. Quindi, diciamo, in un primo tempo si poteva osservare la chiesa in fase di costruzione, fatta già, come dire, suggerita da questi elementi, che sono 6 elementi che poi diventano 12 attraverso la connessione. Ecco, sopra a questa struttura di travi, diciamo, che si innalzano verso l'alto, furono poi collocati degli elementi fatti da 2 piani collegati tra loro, prefabbricati ad Orte e già rivestiti di tufo, che sono arrivati qui su dei camion e messi in opera in un momento straordinario a cui
diciamo, molti del paese hanno assistito con interesse, cioè vedere improvvisamente da questa serie di cavalletti che già però suggerivano uno spazio centrale, poi improvvisamente trasformarsi il tutto in uno spazio racchiuso con questa forma stellare che però si espande verso l'alto e quindi, diciamo, disobbedisce alla regola del filo a piombo. Volevamo chiederle un po' in chiusura come lei immagina il futuro per l'architettura e il consiglio che darebbe ai giovani architetti. Il mio insegnamento di una materia che si chiama geoarchitettura dice un po' tutto. Cioè noi dobbiamo, in un mondo globalizzato come quello in cui viviamo, pensare alla salute della terra come un elemento primario, perché è dalla salute della terra che discende la salute degli esseri umani che la abitano. Ecco, per questo quello che serve non è tanto l'innovazione, quanto quello che io ho definito prima prudenza. La prudenza richiede l'azione. Per chi sta fermo non è necessaria. Ecco, invece l'azione prudente è qualcosa che richiede una profonda conoscenza delle condizioni in cui si opera. Quindi in questo caso, parlando della necessaria alleanza tra l'uomo e la terra, è proprio la salute della terra che va curata al massimo. Bisogna lavorare non più su delle parti nuove della città che in gran parte non servono, soprattutto in Italia dove c'è una sottoutilizzazione degli spazi esistenti. Se noi prendiamo una città qualunque italiana e vediamo quali spazi sono inutilizzati, ci rendiamo conto che è una dimensione paurosa. Oggi si insegnano nelle facoltà di architettura una quantità di materie inutili, mentre, per fare un esempio, non c'è, che io sappia, una facoltà di architettura che abbia lasciato spazio alla psicologia. La psicologia è uno strumento per capire come gli esseri umani reagiscono a quello che l'architetto fornisce loro. Questo obiettivo, devo dire, bisogna essere pronti a sacrificare quell'aspetto dell'architettura propriamente artistico, che oggi è considerato invece l'elemento primario. Tanti complimenti per la sua opera e soprattutto per il contributo che ha dato all'identità dell'architettura contemporanea italiana, che è un po' quello che stiamo cercando di raccontare. È un'opera quanto mai utile quella che state facendo, perché secondo me gli architetti italiani sono un po', come dire, delusi dalla poca importanza che ha attualmente l'architettura italiana nel mondo. I tratti dell'architettura italiana, dell'identità dell'architettura italiana, quali sono? L'identità non può venire che dalla terra, insomma, siamo italiani, deve venire per forza dal fatto che noi viviamo dentro un mondo diverso da quello in cui vivono i francesi o i tedeschi. E se l'Europa va verso l'egualizzazione, l'appiattimento, va nella direzione sbagliata.